Se non sapete perché non riuscite a lasciare andare e come iniziare a lasciare andare poco a poco, siete sul channel giusto. Iniziamo. L'essere umano vive sul piano fisico. Ci hanno sempre insegnato che esiste una legge di gravità per cui il pianeta nel quale viviamo ha un'energia pesante, fisica, molto forte, super materiale, quindi energia pesante. Energia pesante come tutti gli oggetti che quotidianamente usiamo, quindi questo unito alla educazione che abbiamo ricevuto tutti dell'importanza degli oggetti materiali, in particolar modo noi italiani, dove abbiamo un senso di appartenenza fondamentalmente legato alla casa. Non sto dicendo che bisogna vivere nella capanna, perché la casa ce l'ho anch'io, ma un senso di attaccamento molto fisico, a qualcosa di fisico, di pesante, proprio come la casa. Quindi tutto quello che è inferiore alla casa, l'oggettistica spicciola, ha un valore super importante nella nostra vita. La cosa che mi ha sempre sorpreso e a volte mi ha fatto anche arrabbiare, cioè mi sono proprio chiesta, presente i film comici, perché io non riuscivo, è quando mi paragonavo a quelle popolazioni dove o culture o paesi dove ho avuto la fortuna di viaggiare e visitare, che non avendo assolutamente niente, ma forse a volte neanche il basic, quando anche il sotto dell'essenziale del basic veniva spazzato via per mille ragioni o per mille motivi diversi, le persone non si arrabbiavano, cosa che invece spesso io ero abituata a fare quando l'oggettistica, quella spicciola, mi veniva a mancare per motivi diversi. Facendo un passo indietro tutte le volte che visitavo questi paesi, la cosa che mi faceva fare sempre di più il link e il collegamento era che fondamentalmente non riuscivo a lasciare andare a partire dai piccoli oggetti per poi salire di livello, proprio perché c'era il controllo, ovvero io volevo controllare tutto quello che era il mio possesso materiale. Ecco perché invece le popolazioni di cui ho appena parlato, siccome non nella maggior parte dei casi chi vive sotto la soglia di povertà o comunque chi ha un altro tipo di attitudine alla vita, come possono essere per esempio le popolazioni nordiche, che non hanno un attaccamento alla casa come abbiamo noi italiani, tant'è che non la vogliono proprio comprare, preferiscono stare in affitto. Quindi il link era quello del che facevo sempre di più e che tornava prepotentemente, era quello del controllo, cioè di voler controllare tutte le situazioni. E nel momento in cui invece ho fatto un passo indietro e ho proprio mollato partendo dagli oggetti piccoli materiali, il mio attaccamento e soprattutto il mio controllo da pulsante rosso che era sempre acceso ha cominciato a diventare arancione, rosino, giallino, bianco, fino a spegnersi piano piano. Proviamo a fare un esempio. Provate, se siete donne, sembra che la maggior parte degli utenti di questo canale siano uomini, comunque se siete donne passate su questo canale, le donne sono quelle che sono maggiormente propense a non lasciare andare. È legato probabilmente anche a una questione di creare, no? La donna che crea il figlio, quindi un attaccamento a qualcosa che ha creato, una difficoltà a lasciare andare il figlio nelle sue decisioni, nelle sue scelte, quindi fa molto più fatica. Ci sono miliardi di barzellette, no? su quello che deve fare la donna, su quello che deve gestire e su quello che deve fare l'uomo, pensa all'uomo. La stessa cosa per il lasciare andare. Provate, se siete donne, a guardare velocissimamente dentro la vostra borsa e vedere prima di tutto le dimensioni della borsa e poi vedere quante cose avete dentro. Questo è un esempio basilare del perché non si riesce a lasciare andare. Quindi se vuole avere, torniamo sempre lì, tutto sotto controllo, quindi nella borsa ci deve essere il rossetto, gli assorbenti, si sa mai che il ciclo venga 20 giorni prima, e preservativi, perché no, cicca, va bene, spazzolino, dentifricio mignon, un profumino, ok, la penna, un blocco piccolino e l'agendona. Ecco, se avete visto tutto quello che c'è dentro la vostra borsa, che praticamente potrebbe essere il kit di un weekend a Barcellona, potete esservi già fatto un identikit della vostra difficoltà a lasciare andare.
Le persone invece che fanno molto, riescono molto più facilmente a lasciare andare sono quelle che di solito viaggiano con una borsettina di quelle invidiabili, che sono spesso a tracolla con dentro 3 cose. Quindi se nel nostro quotidiano, tipo stile borsa della donna, c'è dentro tutta la casa, provate a guardare le vostre case, cioè se sono tempestate di oggetti, quindi super energia pesante, farete proprio molto, sarà molto difficile per voi lasciare andare. Quindi si riesce a lasciare andare per la questione di voler controllare sempre tutte le situazioni. Ma se succede X, ma se succede Y. Tra l'altro c'è una frase molto nota, e non c'entra nulla l'appartenenza a questa religione o meno, ma la frase di questo, uno degli illuminati della storia, che abbiamo sentito dire proprio per essere italiani quasi tutti, che è questa: vivete una vita affannandovi per acquistare cose materiali, per riempirvi di cose materiali, per avere. Quando invece ve ne andrete da questa vita terrena, verrete solo ricordati non per quello che possedevate, sì, ma per quello che avete donato. Questo, secondo me, nel momento in cui si fa fatica a lasciare andare, è assolutamente da ricordare, perché raddrizza un attimo la bussola, assolutamente. Io sono la Fede del canale YouTube di Nob, che suona molto come Blob, ma è Nob. Se il video o quello che state ascoltando o sentendo vi sembra interessante, potete mettere il like oppure vi potete iscrivere. Quindi non si riesce a lasciare andare il materiale per una questione di controllo, per una questione di educazione, che più abbiamo più siamo protetti, perché non si sa mai, e soprattutto per una questione di benessere, troppo benessere. Questo per quanto riguarda stile Mario Bros, no? Si parte dalla difficoltà di lasciare andare le piccole cose per poi salire nelle relazioni amorose, dove spesso, e anche qui mi riferisco alla donna, sono di parte, quindi DNA donna, DNA donna. La donna spesso non riesce a lasciare andare nelle relazioni amorose o nei rapporti di amicizia per un senso di colpa, che non è assolutamente innato, ma anche questo è legato all'educazione, e perché ha paura di rimanere sola. Questi livelli, quindi l'oggettistica, le relazioni e il lavoro, non si riesce a lasciare andare ancora una volta perché non ci si valorizza abbastanza, perché si pensa di non farcela. Non so se avete notato, ma tutti questi pensieri del perché non si riesce a lasciare andare hanno tutti il non, il negativo. Non è questo il video, si parla di come veniamo educati a parlare a comunicare con il non, ma farci caso e trasformare la frase in sì probabilmente aiuta anche questo a lasciare andare. Lo step finale, perché non si riesce a lasciare andare, quindi dopo l'oggettistica, dopo le relazioni, l'amicizia, l'amore, il lavoro, l'ultimo step, stile Mario Bros, il game, l'ultimo livello è quello di lasciare andare le persone fisicamente, cosa che appunto, a parte che della morte non si parla più, figuriamoci se non siamo in grado di lasciare andare un braccialetto che ci è stato regalato 35 anni fa, che non abbiamo mai messo, che però l'abbiamo perso. Come facciamo a essere in grado di lasciare andare le persone? Quindi si parte dal piccolo e poi si cresce di livello. E come si fa a lasciare andare passo dopo passo? È molto semplice, è necessario, sarebbe bene ricordarsi che è vero, come ho detto all'inizio di questo video, che viviamo sulla terra dove c'è energia pesante, ma noi non siamo fatti solo di energia pesante. Non è che mi sono svegliata questa mattina con questo pensiero, ma se ognuno di noi, se ognuno di voi, se tu che stai guardando questo video pensi a tutti quei momenti nella vita in cui ti è successo qualcosa, o ti sei salvato o è arrivata una soluzione boom, inaspettata dal cielo, perché comunque guardare in alto fa pensare a qualcosa che è in un'altra dimensione, a tutte quelle situazioni in cui nella tua vita è successo qualcosa che non lo puoi razionalizzare, neanche il matematico più agguerrito e convinto o l'ingegnere ce la fa, vero? Ecco,
Noi viviamo su questo mondo terreno fisico, ma siamo circondati da energia leggera, dal mondo invisibile, e vi lascio il video qui linkato, che è sempre, da sempre presente nella nostra vita, solo che ci siamo dimenticati che esiste e che è qui per aiutarci. Cosa c'entra questo con lasciare andare? Che ricordarci che il nostro fine ultimo non è quello del terreno, che non è il fisico l'importante nel quale viviamo, ma quello etereo, quello sottile, quello che ci fa migliorare, quello che ci fa star bene, quello che ci fa tipo andare in trance, come se fossimo in meditazione perennemente, il mondo nel quale dovremo imparare a mettere non solo un piede, ma sempre di più i due piedi, quindi stare in questa dimensione del mondo o dell'energia sottile, dell'energia di tutto quello che è etereo, ci fa assolutamente mettere nella condizione di lasciare andare, di dire ogni tanto anche ma va, lascio andare, chi se ne frega, perché l'obiettivo non è il materiale ma è l'invisibile, il dentro di noi, migliorare il dentro di noi. Quindi a quel punto lasciare andare diventa un modo, veramente un modo di essere. Le donne, come ho spiegato prima, scusate, che fanno molta più fatica a lasciare andare, soprattutto e anche perché, come ho detto, hanno questa percezione di essere sole, di rimanere sole. A parte che, santa la Madonnina, come si fa a rimanere soli? Che siamo? Quanti siamo? Cioè, uno quando vuole andare a fare un ritiro non trova un posto dove stare da solo perché è bombardato di gente. L'ironia, e questo è legato al come si fa, ancora una volta, a lasciare andare, ricordarsi che esiste il mondo invisibile che fa parte di noi, solo che l'abbiamo messo nell'angolo, ci fa ricordare che non siamo sole, non saremo mai sole. L'uomo, scusate, questa paranoia non ce l'ha, questa emozione non ce l'ha la donna, di rimanere da sola, ricordarsi che siamo avvolti non solo dall'energia pesante ma anche dall'energia leggera, risponde alla domanda: non sei sola e non lo sarai mai. Ti prego, ricordatelo. Quello che è successo in questi ultimi 2 anni ha messo tutti nella condizione di dover lasciare andare. C'è gente che non era assolutamente abituata a lasciare andare e quindi è andata in tilt perché ha dovuto lasciare andare il mondo e sua moglie. C'era chi aveva già iniziato a lasciare andare e quindi ha seguito il flusso, c'era chi si era già esercitato e quindi era a spalle larghe e pronto. L'esperienza degli ultimi 2 anni è proprio stata un full immersion di lasciare andare. Nel mio caso, la mia esperienza, io avevo già iniziato la tecnica del lasciare andare e ho un foglio, adesso non ce l'ho qui, magari nei post su Notoli Barcellona ci posso fare un articolo sul blog di Notoli Barcellona. Mi ricordo che ho proprio fatto un disegno dove rappresentavo quello che avevo lasciato andare nel 2020-2021. Tutti i settori, nel mio caso, sono stati spuntati, quindi sono riuscita a lasciare andare tutta questa miriade di roba che mi è arrivata perché avevo le spalle larghe e tutto sommato mi è andata anche bene, a altre persone è andata molto peggio, quindi continuare l'esercizio del lasciare andare perché non sappiamo la società dove sta andando, io credo veramente che sia necessario, perché ha dimostrato che se quando non riusciamo noi a controllare, no? Il controllo è lasciare andare, ma veniamo obbligati, il nostro cervello, se non si è abituato come un muscolo, il nostro cuore o il nostro istinto, va in tilt e smette di funzionare. Spero che questo video, queste informazioni, queste condivisioni siano state interessanti. Se volete potete mettere ai like, no, potete mettere mi piace, potete scrivere, condividere i vostri commenti. Ci vediamo alla prossima. Ciao, state bene? Ciao beautiful people.